Lady Ella. Ah, it don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing, all you got to do is swing. Makes no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing, all you gotta do is swing. Allora, siamo partiti col botto, o perlomeno il modo migliore per iniziare a parlare di Ella Fitzgerald è ovviamente sentirla, ascoltarla, gustarla. Il pezzetto che vi ho fatto ascoltare è un pezzo conosciutissimo, un pezzo di Duke Ellington del 1931, il titolo è It Don't Mean a Thing ed è quello che viene considerato uno standard. Standard si intende proprio un classico, un pezzo fatto, rifatto da tantissimi cantanti, gruppi, insomma, ne avete tantissime versioni e questa di Ella Fitzgerald è spettacolare, assolutamente. Noi parliamo di lei, della Lady Ella, della sua voce. Qui stiamo parlando ovviamente di una grande in assoluto. La voce di Ella Fitzgerald è conosciuta, chiunque, almeno dal punto di vista del nome, ne ha sentito parlare. È morta nel 1996, quindi è morta abbondantemente, è nata nel 1917, quindi il suo periodo di vita secolo scorso. Una tecnica eccezionale, una tecnica vocale spettacolare, una precisione ritmica e di intonazione altrettanto, e quello che forse era ancora, se non basta già quello che abbiamo detto, ancora più spettacolare la sua creatività, la sua inventiva, la sua capacità inventiva. Questa donna, oltre che essere ovviamente la cantante, la vocalist che tutti conosciamo, era un personaggio anche, un personaggio pubblico, un personaggio da un carattere, ovviamente nella parte in cui noi abbiamo informazioni e conosciamo, solare, piacevole, molto modesto anche, ed era un personaggio assolutamente pubblico, visivo e con una visione di se stessa un po' particolare. Vediamo di fare un po' di punti della situazione per mettere in risalto le sue particolarità, almeno alcune sue particolarità in questo momento di incontro che abbiamo insieme. Mi fermo principalmente ovviamente all'aspetto riconoscibile. Abbiamo detto voce particolare e estensione particolare. Lei, possiamo dire, copre le due voci femminili, quindi il suo registro di 3 ottave, come viene definito, copre proprio sia dal contralto al soprano, insomma, come fascia, che abbiamo detto una bella quantità e con facilità anche, con qualità notevoli. L'altro aspetto sicuramente molto evidente è quello della sua inventiva, della sua capacità, oltre che di stare in scena, ma anche quella di giocare con la sua dote naturale. Adesso, come sempre, gli esempi sono importanti. Sentiamo un frammentino in cui lei gioca con gli stili, come utilizzare la sua voce con dei particolari stili. Partiamo dal primo, classico. Classical music. Qui, insieme a questo gruppo con cui suona, modifica o perlomeno si esibisce insieme ovviamente a loro e nello stile cosiddetto considerato classico. Avete sentito tipo vocalizzi in particolar modo. Un altro esempio estremamente diverso, proviamo a sentirne un altro, sempre dallo stesso
tratto dallo stesso momento di esibizione pubblica da cui vi ho tratto questi due esempi. Sentiamo anche questo, un po' più cowboy. Country and western, I know you all know that. Yeah, you little rough rider. Ah, why give me thinner, don't phone it there. Enough of that. Allora, questi sono due giochi sicuramente, però ci danno un'idea minima, ovviamente, ce ne sono tantissimi, in cui noi vediamo questo suo poter utilizzare questo suo strumento, la voce che ha. Proprio sul discorso strumento è importante soffermarci. Lei amava definirsi una strumentista. Allora, qui non è per come dire, mettere in secondo piano l'aspetto vocale, ma proprio per la sua predisposizione all'utilizzare il suo strumento, le sue corde vocali, come proprio uno strumento. Qui cerchiamo di rendere forse la cosa ancora più evidente. Chi canta, ovviamente, utilizza il suo strumento al meglio che può e ovviamente cantando spesso e volentieri c'è l'associazione con la parola dà il significato e inevitabilmente io se canto la parola, dico la parola e ovviamente devo mantenermi coerente con il significato della parola. Lei è più orientata a usare le parole per mettere in evidenza la sua voce, quindi usa il contrario. E molto spesso gioca con le parole. Allora, voi lo sapete sicuramente, ma se non lo sapete, un esempio per rendere la cosa ancora più chiara è proprio la sua grande capacità. Lei è considerata la regina, a tutti gli effetti, dello scat. Lo scat è proprio quella tecnica vocale di mettere questa sequenza rapida, veloce e ritmica, ma anche melodica, delle sillabe, dei fonemi senza nessun significato. Utilizzare quindi questo effetto, improvvisando, e creando degli effetti estremamente piacevoli, meravigliosi, in cui mantenere l'intonazione e anche il riferimento a quella che è la base su cui lei sta evolvendo l'improvvisazione è fondamentale, però ribadisco, è veramente, possiamo definirla la migliore in assoluto. Anche qui vediamo insieme l'esempio di uno scat, di un momento scat. Qui lo vediamo insieme, lo vedo con voi, sono un po' più di secondi, ma gustateveli. Il brano da cui vi ho preso questo momento è One Note Samba di Jobim. Shung ding ding boom boom bang ding 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 ah. Shung ding ding boom boom ding 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 bang ding ah. Boom ding 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 bim la. You down the baby ding the bum down the ding ding bim ba. Shung ding 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 be do da do do ding 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 bum. How little 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 la. Shub dee bit ding da da do da. Bum 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 dun the bend the little little la. Shub dee bit little 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 do ya bit bit do ya. Shub dee bit little Chiaro che cos'è lo scat. Allora, quando vi ho detto persona solare parlando di le sue doti vocali, bastano anche solo questi pochi esempi per metterli in evidenza. La sua vita, non parliamo dell'aspetto biografico, lo potete trovare, ne trovate tutte le informazioni che volete ovviamente su Ella Fitzgerald, però non è che lei è nata con una formazione classica, lei è spontanea, nasce ovviamente in una condizione anche molto difficile, insomma, orfanotrofi, zone malfamate, problemi con la giustizia, insomma, finché non trova lo sbocco, giovanissima per sua fortuna, con la musica, vincendo una competizione di dilettanti, ecco lì le difficoltà proprio della sua iniziale vita sono notevoli.
Poi per sua fortuna la musica, il canto le ha dato la possibilità di venire fuori e di avere la vita che poi, se volete, potete trovare come informazioni. Quello forse che le si fa notare come, appunto, chiamiamolo negativo, ma qui stiamo parlando ovviamente di voler trovare proprio la pulce, andare proprio a ravanare per trovare qualcosa, è il fatto che la sua voce, il suo timbro, la sua espressività non è così tragica, non è così, termine espressivo non è corretto, ma così forse il termine più netto è non è così blues. È vero anche che veniva messa a confronto nello stesso periodo della sua vita e quindi della sua carriera artistica con un'altra voce nera altrettanto famosa che era Billie Holiday, che aveva una voce dall'espressività estremamente più tragica, molto più legata a questo aspetto. Però, ecco, qui credo che sia importante lasciare a voi il giudizio, o perlomeno la valutazione. Io vi lascio con un frammento, con un momento di un pezzo dove, oltre alla sua splendida voce e alla sua tecnica, avete anche l'espressività, quindi valutate voi. Summertime di George Gershwin dal Porgy and Bess. È il momento in cui questa mamma culla il suo bambino e gli racconta, gli fa vedere a questo bimbo una visione serena, bella, rosea. Il tuo papà è ricco, la tua mamma è bella, e quindi questo frammento di questa Ninna Nanna cantata da Ella Fitzgerald vi consiglio di gustarvelo con le orecchie in particolar modo. Alla prossima. And the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Your daddy's rich, and your ma is good looking. So hush, little baby, baby, don't